Crochet Home Decor. Ti piacerebbe trovare questa nuova rubrica qui sul canale? Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questo bellissimo copricuscino stile Granny all'uncinetto. Molto facile e veloce, a prova di principiante. Ho impiegato all'incirca 220 grammi di filati avanzati nel corso di questi anni, uncinetto di lavorazione 5,5, un cuscino 40x40 cm e un nastrino da circa 70 cm. Spero che questo contenuto un po' insolito ti piaccia, ti aspetto giù nei commenti e fammi sapere anche se in futuro ti piacerebbe vedere altri contenuti simili e quindi creare una nuova playlist qui sul canale dedicata interamente al crochet home decor. Adesso ti lascio direttamente al tutorial di oggi, sigla! Come vi dicevo all'inizio, cercherò di utilizzare tutti questi avanzi di filato indipendentemente dalla composizione, dallo spessore, però cercherò di utilizzare per tutti i filati l'uncinetto numero 5,5. Partirei benissimo da questo spezzone che mi ritrovo. Intanto faccio un anello magico avvolgendo il filo attorno alle dita in questo modo, creando una X. Inserisco l'uncinetto al centro e prendo il filato di lavorazione. Subito blocco con una catenella. All'interno di questo anello magico andremo a lavorare dei punti alti, lavorazione Granny. Vado a sostituire intanto il primo punto alto con i 2 punti bassi. Se vuoi puoi fare anche le 3 catenelle. Aggiungo un altro punto alto e un terzo, formando così il primo gruppo di 3 punti alti. Fatto il primo gruppo, lavoro 3 catenelle e un altro gruppo di 3 punti alti. Tre catenelle di separazione e proseguo il mio lavoro andando a lavorare gli ultimi 2 gruppi di 3 punti alti e le 3 catenelle di separazione. Terzo gruppo. Tre catenelle, chiudo un pochetto e lavoro l'ultimo gruppo. 1, 2, 3. Concludo con le ultime 3 catenelle. Abbiamo terminato il primo giro, possiamo anche tirare la coda dietro e chiudere il nostro anello magico. Completiamo il nostro quadrato, quindi vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto alto, se hai fatto le 3 catenelle nella terza catenella. E inizio il secondo giro spostandomi con 2 punti bassissimi, uno in ciascun punto alto, e un terzo nelle 3 catenelle di separazione. Chiuderemo e inizieremo il giro sempre allo stesso modo. Giro numero 2, catenella, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, anche qui puoi fare le 3 catenelle, aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3, 3 catenelle più 3 punti alti. E ho formato così il primo angolo della mia mattonella. Ripetiamo questo lavoro anche sugli altri 3 angoli. Prendo il filo, angolo successivo, 3 punti alti, 3 catenelle di separazione, 3 punti alti nello stesso angolo. Angolo successivo, il terzo, ripetiamo lo stesso lavoro, 3 punti alti, 3 catenelle di separazione, 3 punti alti nello stesso angolo. Quarto ed ultimo angolo, 3 punti alti,
3 catenelle, 3 punti alti e abbiamo concluso così il secondo giro. Lo chiudiamo come abbiamo fatto prima, nel primo punto alto con punto bassissimo, si è fatto le 3 catenelle nella terza. Ci spostiamo con 3 punti bassissimi nel primo angolo. Da qui ripartiamo e iniziamo il giro numero 3. Catenella, un punto alto sostituito da 2 punti bassi, aggiungo 2 punti alti per un totale di 3 col primo fatto, 3 catenelle più 3 punti alti nello stesso angolo nel primo, 1, 2. È terminato il filo, quindi il terzo punto alto non riesco a farlo, vado a cambiare subito il colore con uno dei trucchetti che vi ho sempre mostrato sia qui sul canale che sulle altre piattaforme social. Passerei a questo bellissimo senape molto autunnale. Visto che questo filato è leggermente sottile rispetto al primo utilizzato, lo lavoro a 2 capi. Mi sono inserita in queste 2 asole del punto alto, qui ho il cappio. Molto semplicemente, senza fare nodi e nient'altro, metto il nuovo filato sull'uncinetto e lo faccio passare attraverso queste 2 maglie. Vado a lavorarmi anche tutte le code in eccesso, quindi prendo il filo, completo il modulo. Terzo ed ultimo punto alto nel primo angolo. E voilà, una volta fatto questo possiamo anche tirare la coda dietro del colore primario, così, e andiamo a sigillare il tutto. Prima di passare al secondo angolo dobbiamo lavorare questo spazietto del primo lato. Basta prendere il filo e lavorare proprio al centro un gruppo di 3 punti alti. 1, 2, 3. Una volta fatto questo possiamo continuare con la lavorazione del secondo angolo. 1, 2 e 3. 3 catenelle e completo il secondo angolo con 1, 2 e 3. Sono sul secondo lato, per cui lavoro al centro tra un gruppo e l'altro. Primo, secondo, terzo punto alto. Angolo numero 3, ripeto l'angolo, 3 punti alti, tre catenelle, 3 punti alti. Siamo sul terzo lato, per cui lavoro al centro un gruppo di 3 punti alti. 2, 3. Quarto ed ultimo angolo, ultimo aumento. Tre catenelle e 3 punti alti. Completo l'ultimo lato, il quarto, con un gruppo di 3 punti alti. 1, 2, 3. Vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo e voilà, ho completato anche questo terzo giro. Guardate che effetto, e man mano che vado avanti e utilizzo altre colorazioni l'effetto sarà ancora più wow. Giro numero 4. Mi sposto intanto con dei punti bassissimi. Grazie a questa tecnica non si noterà né la chiusura né l'avvio del giro successivo. Faccio una catenella e quindi ripeto. Negli angoli vado a lavorare sempre i 3 punti alti, e 3 catenelle e i 3 punti alti.
Adesso vado a lavorare sul primo lato solo 2 spazi, il primo tra un gruppo e l'altro ed il secondo. Chiaramente di giro in giro gli spazietti da lavorare su ciascun lato aumenteranno, per cui vado a lavorare il primo gruppo di 3 nel primo spazio e il secondo gruppo di 3 nello spazio successivo. 1, 2, 3. Adesso ho il secondo angolo da andare a lavorare e molto semplicemente ripeto l'aumento. Anche sul secondo lato chiaramente vado a lavorare i 2 spazietti tra un gruppo e l'altro. E continuiamo con la lavorazione sul terzo angolo. Terzo lato, un gruppo di 3 nel primo spazio e un gruppo di 3 nel secondo spazio. Ultimo angolo. Quarto ed ultimo lato, lavoro gli ultimi 2 spazi. Nel frattempo sta anche per finire questo secondo colore. Quindi vado a chiudere il tutto con un punto bassissimo nel primo punto alto, mi sposto con dei punti bassissimi nelle 3 catenelle di separazione e da qui si riparte con il giro numero 5. Primo punto alto più altri 2 per un totale di 3. Vi faccio vedere nuovamente il cambio colore, poi possiamo continuare anche da soli. 1, 2, 3. Vi faccio vedere anche come sono aumentati gli spazi su ciascun lato da lavorare. E direi che cambio il colore proprio qui. Ci inseriamo in queste 2 asole, 1 e 2, prendiamo il nuovo filo, passiamo attraverso e intanto andiamoci a lavorare il gruppo e poi tiriamo il filo. Quindi prendo il filo, entro nel primo spazio di 3 e lavoro 1, 2, 3 punti. Tiro la coda del color senape, così continuo la mia lavorazione. Gruppo successivo, 3 punti alti. Gruppo successivo, 3 punti alti. Questo verdino dà un tocco di colore più vivace alla lavorazione, il che non mi dispiace. Comunque continuiamo così per questo quinto giro e per i giri successivi, ripetendo sempre lo stesso lavoro che vi ho mostrato fino ad ora. Nei 4 angoli lavoriamo gli aumenti e nei 4 lati lavoriamo i gruppi di 3 punti alti. Tutto qui. Ma la domanda principale è: fino a quanto continuare? Finché non si raggiungono le dimensioni del proprio cuscino. Nel mio caso sto utilizzando un cuscino 40x40, per cui ho realizzato una mattonella granny da 56 cm per 56 cm, che in giri corrispondono esattamente a 20. In totale ho impiegato 220 grammi di avanzi. A questo punto posso staccare il mio filato, blocco e disperdo il filo in eccesso tra i punti sul retro.
Mentre lavoro sul rovescio, posiziono il mio cuscino esattamente in questo modo e mi aiuto anche con dei marcapunti per tenere quantomeno tutti gli angoli. Farò esattamente 4 cuciture e mi fermerò proprio nel punto segnato con il marker. A partire dall'angolo conto primo gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo. Dal secondo punto del quarto gruppo inizierò la mia cucitura e lo stesso farò sugli altri 3 lati. A questo punto tolgo il marker centrale, tiro fuori il mio cuscino, metto sul rovescio il mio copricuscino e procedo con le mie 4 cuciture. Cucirò più o meno 16 cm di punti, lasciando liberi circa 10 cm di lavorazione. Parto dal punto segnato con il marker. 1, 2. Inserisco l'uncinetto, prendo il filo, tiro fuori e intanto blocco con una catenella. Rientro negli stessi punti e lavoro il primo punto basso. Continuo lavorando i punti che ho al di sotto. Ultimo punto basso. Catenella di sicurezza, stacco il filo, blocco per bene con un nodo e disperdo il filo in eccesso tra i punti. Ed infine ripeto sugli altri 3 lati. Terminate le 4 cuciture possiamo capovolgere il nostro copricuscino. Una volta riportato sul dritto, attraverso questa apertura faremo passare il nostro cuscino. Lo prendiamo e lo inseriamo all'interno. Infine prendo un nastrino da 70 cm che fungerà da chiusura. Mi inserisco in un angolo qualsiasi e tiro fuori il nastrino che ho messo in 2. Attraverso questo anello faccio passare le 2 estremità, bloccando così il nastrino, e poi faccio passare un'estremità attraverso gli angoli. Faccio un nodo e stringo il tutto. Possiamo anche fare un bel fiocco decorativo. E voilà! Copricuscino all'uncinetto Granny completato. Questo è il risultato, ma molto più bello è il risultato sul fronte, perché abbiamo tutta questa lavorazione super colorata, super autunnale. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che questo nuovo contenuto vi sia piaciuto, spero proverete a replicarlo. Mi raccomando, se lo fai, taggami nei tuoi contenuti social e posta la tua foto proprio qui sul canale nella sezione visita community. Fammi sapere anche se ti fa piacere, se ti è utile trovare altri contenuti simili, così creerò una playlist interamente dedicata al crochet home decor. Vi ringrazio infinitamente per l'attenzione, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Alla prossima, un bacino a tutti!